Per la visita di Bruges decidiamo di lasciare il camper in una zona residenziale fuori dal centro. Con le nostre bici percorriamo una bella pista ciclabile lungo il canale. Nel XIII secolo su questi bastioni c'erano ben 25 mulini, mentre oggi ne sono rimasti solo 4, ben conservati e visitabili anche all'interno. Attraverso la storica porta di accesso alla città arriviamo in pochi minuti alla piazza del Bourg, circondata da palazzi storici di rara bellezza. La facciata bianca del municipio, costruito nel 1420, è decorata in modo davvero sontuoso e presenta diverse torri che arricchiscono ulteriormente il palazzo. A fianco del municipio, la sede della Libertà di Bruges è un palazzo del XVIII secolo, ora occupato dagli uffici comunali. A fianco del municipio, proprio nell'angolo della piazza, troviamo la Basilica del Santo Sangue che si distingue in due parti, quello inferiore e quello superiore. Al piano inferiore c'è una cappella del XII secolo usata come luogo di meditazione. Mentre al piano superiore viene custodita un'ampolla con un panno macchiato del sangue di Cristo, che fu portata da Costantinopoli a Bruges dai crociati intorno al 1300. La reliquia, arrivata in una bottiglia di cristallo, non è mai stata aperta, ma viene portata in processione una volta all'anno. La grande piazza del Markt è circondata da splendide case colorate, alcune di epoca medievale, mentre quelle con le facciate a gradoni erano la sede delle varie corporazioni di Bruges. Il Beffroi, ossia la torre campanaria di Bruges, è alta 83 metri e ha in cima il suo carillon di 47 campane, anch'esso azionato da un tamburo rotante simile a quello già visto a Gand. L'edificio bianco sull'altro lato della piazza è la sede del Tribunale Provinciale, oggi usato solo per cerimonie ed esposizioni. Attraverso un piccolo passaggio si entra nel cortile del Beffroi, da cui si può accedere al Museum Gallery, che espone molte opere di Salvador Dalì. Bruges è un vero paradiso per i golosi di dolci. Il waffle ha addirittura una variante da passeggio, ma ci sono anche cioccolaterie dove acquistare le famose praline e naturalmente i waffle preparati in numerose varianti di gusto. Noi ne scegliamo una semplice, croccante fuori e morbida dentro e dal sapore assolutamente indimenticabile. Attraverso un altro passaggio si arriva al cortile di un centro congressi, dove si tengono dei concerti d'arpa gratuiti. Passeggiando nel centro di Bruges, una Vespa decorata attira la nostra attenzione. Questa birreria ha realizzato un'esposizione delle bottiglie e del loro bicchiere abbinato. Per gli amanti della birra è un luogo da non perdere. Anche il reticolo di canali di Bruges viene preso d'assalto dai turisti che possono visitare la città con la barca, godendosi una bella giornata di sole.
La maestosa torre di 115 metri della chiesa di Nostra Signora è ben visibile da tutta la città, ma è attraverso un altro breve passaggio che si arriva ad un cortile interno, con l'ingresso principale della chiesa del XIII secolo. Riaperta nel 2015 dopo anni di restauro, oggi la vediamo molto luminosa e dietro l'altare, pagando un biglietto d'ingresso, si possono vedere i suoi tesori più preziosi. Il trittico della Passione di Cristo di un pittore fiammingo del 1500 e le tombe con le statue in bronzo di Maria di Borgogna e Carlo il Temerario. Ma è la Madonna col Bambino, scolpita da Michelangelo nel 1500, che attira tutta la nostra attenzione, unica opera dello scultore a non essere in Italia. La statua fu scolpita per il Duomo di Siena, ma poi venduta ad un commerciante fiammingo che la portò a Bruges. Questa opera fu poi rubata dai francesi alla fine del 1700 e in seguito recuperata. Fu poi rubata ancora dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale, ma ancora una volta recuperata e rimessa al suo posto in questa chiesa. Il mercato del pesce di Bruges è stato realizzato nel 1800 fuori dal centro città a causa del cattivo odore del pesce, ma oggi, sui banconi in pietra all'interno del colonnato, si vende pesce fresco tutti i giorni al mattino, mentre nel pomeriggio ci sono le bancarelle che vendono ogni altro tipo di merce. Attraverso una porta del 1776 entriamo in uno dei beghinaggi più antichi di tutto il Belgio, perché risale al XIII secolo. Oggi i Begijnhof fiamminghi sono tutelati dall'UNESCO, perché sono un rarissimo esempio di struttura protetta, che un tempo era un prezioso rifugio per le donne che non si erano mai sposate oppure avevano perso i mariti in guerra. Tutto intorno a questo splendido giardino c'è una chiesa e un insieme di case piccole e spartane, usate ancora oggi da suore benedettine. E quindi, durante la visita, è bene prestare attenzione al rispetto del silenzio e della privacy. Vicino al Begijnhof veniamo rapiti da scorci panoramici davvero incantevoli sul Minnewater o lago degli innamorati. È un lago usato in passato per trasportare merci e poi trasformato in canale e il vicino parco invita a fermarsi per ammirare questa splendida natura.